Ciao, in questo breve corso, lezione di uncinetto, ti mostrerò come realizzare la catenella. Facciamolo in modo semplice, senza complicarci molto la vita, quindi lasciamo perdere tutto quello che si dice, come tenere il filo, se tenerlo sul mignolo. Poi magari questa tecnica, una volta che avete imparato come funziona, potete poi gestirla a modo vostro. Andiamo sul semplice, così è più facile capire cosa dovete fare in realtà, cosa serve realmente per realizzare la catenella. Per inizio andiamo a prendere un uncinetto bello grande, io ho preso un 4,5 in modo che è più facile identificare il filo e tirarlo fuori dal cappio che si verrà a creare. Prendiamo un filato, io ho preso questo numero 3, che è un po' più spesso apposta proprio per imparare più facilmente, e dobbiamo andare a creare il cappio per iniziare la catenella. Il cappio, il nodilo, come lo volete chiamare. Posizioniamo sulle nostre dita così il filo, la parte corta la mettiamo davanti, la parte lunga la mettiamo dietro e dobbiamo inserire il nostro uncinetto su questo filo, lo posizioniamo sopra all'indice e lo andiamo a pescare così. Una volta che l'abbiamo pescato dobbiamo fare un semplice giro così, in modo da attorcigliare e creare questa specie di e formare il cappio, in modo da poter poi passare successivamente il filo che andremo a pescare. Allora, quello che dobbiamo fare è questo: posizioniamo il filo, la parte corta davanti, la parte lunga dietro, peschiamo il filo sull'indice, così, posizioniamo così e andiamo a prendere il filo in questo modo e andiamo a roteare in questo modo qui, passandola verso il basso, e torniamo sull'alto in modo da intrecciare il filo così. Vedete, si forma questa specie di cappietto. Ora in questo cappio dobbiamo passare il filo e formiamo la catenella. Prendiamo questo filo che abbiamo sempre qui dietro e lo passiamo all'interno del cappietto. La prima catenella, andiamo a fare un'altra. Tenete il filo morbido, non c'è bisogno che tirate, lasciatelo bello morbidino, così è facile farlo passare. Dovete solo farlo passare qui dentro e tirarlo fuori. Poi man mano che la catenella si allunga, vi avvicinate col pollice e andate a stringere più in avanti, in modo da tenere ben fermo sempre la parte superiore. Passiamo in questo modo e andiamo a creare le nostre catenelle, così. Vedete, man mano si allunga la catenella e formiamo la nostra catena, che potrà essere utilizzata come un semplice braccialetto, giusto per imparare. Andiamo a prendere il filo, lo facciamo sempre passare, man mano ci avviciniamo con il pollice alla base e andiamo a prendere di nuovo il filo. Proseguiamo così fino a quando abbiamo preso dimestichezza con il filo e andiamo a procedere facendone davvero tante fino a quando abbiamo imparato bene a tenere il filo non troppo lento né troppo stretto, in modo che venga chiusa così la catenella, perché magari inizialmente vi verrà un pochino più larghina così, però poi man mano continuate fino a quando non vi viene bella giusta, non troppo stretta e non troppo larga, perché se è troppo larga poi si vedrebbero i forellini, si vedrebbe attraverso, mentre se la fate troppo stretta poi vi sarà difficile fare successivamente le maglie basse o le maglie alte nelle catenelle, perché la catenella è la base iniziale dell'uncinetto e poi man mano andiamo a creare le maglie basse. Le maglie basse si fanno nelle catenelle, poi successivamente vi farò vedere. Ora imparate prima a fare questo e poi faremo una seconda lezione su come creare le maglie basse e poi le maglie alte. Spero che questo tutorial vi sia utile, molto semplice, come avete visto. Basta appoggiare il filo corto sul davanti, il filo lungo sul dietro e poi dovete sempre pescare il filo sopra. L'unica cosa difficile è quella di andare a creare la prima maglia, che semplicemente basta prendere il filo così, metterlo sull'uncinetto e andiamo a fare questo giro in modo da attorcigliarlo così, in questo modo, e poi andiamo a cominciare il lavoro sempre passandolo attraverso
cappietto che si crea, così. Fatene davvero tante e vedrete che poi una volta che avete preso dimestichezza con questa catenella andremo a fare tantissimi bei lavori. Ciao, un abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.